Questa è la storia di uno dei caratteristi più amati del cinema italiano, una delle maschere immortali della commedia nostrana, Mario Brega. Secondo il dizionario Treccani, si definisce caratterista un attore non protagonista che grazie al suo carisma e alle sue doti recitative o naturali interpreta personaggi singolari, caratteristici appunto, talvolta caricaturali. E la bravura dell'interprete sta nel rendere memorabili ed indimenticabili le brevi apparizioni sullo schermo. Mario Brega insieme a Soralella, Bombolo, Mario Carotenuto, Angelo Bernabucci, Angelo Infanti, appartiene alla popolare ma per questo nobilissima famiglia di caratteristi che hanno reso grande la commedia all'italiana. Mario Brega, figlio di un falegname con trascorsi olimpici. Mario Brega, ragazzo di vita, manesco, generoso, amante delle donne e del gioco, un buono con la faccia da cattivo, che esordì nel cinema proprio come caratterista, distinguendosi per l'aspetto rude, imponente e quella faccia un po' così da duro che è meglio non far arrabbiare. Il suo primo film risale al 1954, ma si fa notare nel 1962 in un piccolo ruolo ne La marcia su Roma, commedia caustica di Dino Risi sul fascismo, con protagonisti due mostri sacri come Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, dove Brega interpreta il truce, il mitraglia. Il passato da boxeur gli sarà utile per interpretare un episodio di I mostri, sempre di Dino Risi, nel 1963, e Brega lavorerà in piccole parti per registi come Lucio Fulci, Luciano Salce, Pietro Germi, anche se la consacrazione come caratterista di rilievo arriverà grazie al maestro Sergio Leone. Per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, il buono, il brutto ed il cattivo, Mario Brega diventerà un'affezionata presenza fissa nei western del grande regista romano a cui tutto deve un certo Quentin Tarantino. Ritroveremo Brega anche nell'ultimo capolavoro del maestro Sergio Leone, ovvero C'era una volta in America, nel ruolo di un sicario che va in cerca del Noodles di Robert De Niro all'inizio del film. Nell'immaginario popolare però il volto barbuto e burbero di Brega è legato ai primissimi film di Carlo Verdone, che per me, Chanel, Gattara del canale di Scolo, è il più divertente ed intelligente comico, regista, autore del nostro cinema italiano, visto che fin da bambino sono una grande fan del Sor Carletto nostro. Verdone conobbe Brega in un incontro casuale a casa di Sergio Leone, vero e proprio Pigmalione di Verdone, e la sua spiccata romanità di altri tempi fu il lasciapassare per una seconda giovinezza artistica che rese Brega immortale e sempre vivo nella nostra memoria. In Un sacco bello, opera prima di Verdone, Brega ci regala battute memorabili che sono diventate ormai di uso comune da decenni, come "Io fascio", "Io so comunista così", con tanto di pugno chiuso alzato. La curiosità divertente di questo personaggio interpretato da Brega è che nella realtà Brega non era affatto comunista, era anzi convintamente di destra, e fu per lui quindi molto difficile interpretare il ruolo di un convinto comunista. Il padre di Brega, da sportivo, per una medaglia aveva ricevuto l'encomio del duce e Brega era quindi affezionato a quelle memorie del ventennio. Carlo Verdone raccontò che fu difficilissimo convincerlo ad interpretare un padre comunista, ma nonostante le divergenze ideologiche tra l'uomo e il personaggio da interpretare, la performance di Brega fu memorabile. In Bianco, Rosso e Verdone, Brega è il camionista Principe, la cui mano può essere fero o può essere piuma, ma oggi ha scelto di essere piuma, mentre ancora oggi ricordiamo l'epico racconto della scazzottata in Via Veneto narrata da Brega in Borotalco. Dopo il successo con Verdone, Brega continuò a partecipare a pellicole di grande successo popolare come il primissimo cinepanettone della storia, ovvero Vacanze di Natale del 1983 di Carlo Vanzina, per poi tornare con Verdone in Troppo forte da un soggetto di Sergio Leone nel 1986. Brega morì di infarto il 23 luglio del 1994. Il suo ultimo film fu Crack di Giulio Base nel 1991 e le sue spoglie riposano nel romanissimo cimitero del Verano.
Mario Brega è ancora vivo più che mai nelle nostre memorie, tanto più che è stato citato nel grande successo discografico Super Cafone di Piotta nel 1999 e Ezio Cardarelli ha dedicato una biografia a Brega dal titolo straordinario C'è sto io e poi c'è sta De Niro, libro pubblicato da A Est dell'Equatore. Recentemente Brega è stato anche omaggiato dal fumettista Zero Calcare in una sua opera dove si immagina il premio Brega al posto del premio Strega. Pertanto, anche a distanza di tanti anni dalla sua morte, Mario Brega è vivo. Evviva Mario Brega! E chi non la pensa così? Arzate a cornuto! Arzate! Manco il sangue m'hai fatto uscì!